Secondo me fare qualcosa per il nostro futuro vuol dire dare la priorità ad un benessere a lungo termine invece che a breve termine. E quindi pensare a noi del futuro. È come quando non vuoi fare qualcosa oggi perché il lavoro dici oh, la rimando a domani. Ciao a tutti, sono Gianmarco, sono uno studente di scienze politiche al secondo anno della LUIS e oggi mi trovo qua con la presidente del Consiglio Nazionale Giovani Italiano, Maria Cristina, cerchiamo di trovare un dialogo intergenerazionale chiedendoci delle domande riguardo ovviamente al cambiamento climatico e a come possiamo affrontarlo. La prima domanda che ti volevo fare, Maria Cristina, è come pensi che le nostre generazioni possono collaborare per creare più lavori, più posti di lavoro e per creare un futuro migliore, più vivibile? Grazie per la domanda Gianmarco, è una domanda molto importante che ci spinge a fare una riflessione comune, collettiva e globale. Oggi le giovani generazioni possono cambiare le sorti del loro futuro lavorando insieme, partecipando collettivamente ai processi istituzionali che vengono messi in campo anche a livello internazionale. È quello che stiamo provando anche a fare, stimolando la partecipazione, offrendo ai ragazzi gli strumenti per poter essere parte attiva del cambiamento, ma anche e soprattutto rafforzando le loro competenze e la loro capacità anche di saper immaginare quelle che sono le proposte da sottoporre alle attenzioni delle istituzioni internazionali. E questo è quello che insieme possiamo provare a rafforzare, quello di creare sempre più percorsi di partecipazione affinché le giovani generazioni possano essere davvero agenti di un cambiamento collettivo e comune. Io ho una domanda per te. Chiaro. La mia domanda è: se qualcosa è stato fatto per il nostro futuro, secondo te questo cosa vuol dire nel concreto? Secondo me fare qualcosa per il nostro futuro vuol dire dare la priorità ad un benessere a lungo termine invece che a breve termine. E quindi pensare a noi del futuro. È come quando non vuoi fare qualcosa oggi perché il lavoro dici oh, la rimando a domani, perché magari non ti va di farla in questo momento. Questo sta succedendo sulla macro scala in tutto il mondo con il cambiamento climatico, ovvero stiamo mettendo al primo posto i nostri interessi economici come stati ma anche come persone, mettendo invece al secondo posto il nostro benessere in questa terra, nel nostro pianeta, nella nostra casa. Quindi penso che dobbiamo proprio cambiare il nostro modo di pensare, il nostro mindset. Questo pensi come possa accadere, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni? Beh, sicuramente le giovani generazioni sono quelle che comanderanno in futuro le decisioni, le policy making dei vari governi che verranno, e quindi penso che siamo i veri protagonisti di questo cambiamento di mentalità di cui parlavo prima e di conseguenza dobbiamo proprio anche istruire e educare le nuove generazioni, come la mia per esempio, a pensare in modo diverso. Ti volevo fare una domanda molto simile in realtà a quella che mi hai appena fatto, ovvero cosa fai tu invece nel tuo lavoro per assicurarti di fare qualcosa per il futuro, di fare qualcosa fatto per il futuro? Questa è una grande domanda perché quello che proviamo a fare ogni giorno lo proviamo a fare innanzitutto attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani. Proviamo attraverso di loro ad immaginare in primo luogo e a costruire un futuro diverso. Lo proviamo a fare creando un filo continuo con le istituzioni, con i decisori pubblici, con i decisori politici. Lo proviamo a fare rendendoli centrali in quelle che sono le scelte più importanti che i nostri paesi mettono in campo e che le organizzazioni anche internazionali realizzano. Proviamo a farlo in ogni ambito. Quello che oggi avvertiamo è l'esigenza di dover rafforzare soprattutto quelli che sono gli strumenti di coinvolgimento delle giovani generazioni affinché possano davvero essere loro a definire quelli che saranno le future politiche non soltanto ambientali, climatiche, di politiche energetiche, ma anche lavorative, occupazionali, sociali. È un lavoro costante anche perché il futuro si compone di tanti pezzi, di tanti parti, ma soprattutto di tanti momenti. Quello che proviamo a fare è far sì che questo futuro possa essere composto anche da tantissimi protagonisti, che sono proprio i giovani di oggi. Io entrerei a questo punto nel dettaglio di politiche energetiche e politiche climatiche.
proprio perché, come tu hai detto, oggi i giovani avvertono anche la necessità di cambiare il pensiero su quelli che sono state le scelte del passato per poter immaginare nuove scelte future. E ti chiedo, quali secondo te sono i settori più importanti per la decarbonizzazione e per le industrie rigenerative? Beh, allora, appunto, per la transizione energetica verso un futuro con meno energie non rinnovabili, passa secondo me appunto dal settore energetico e in particolare dall'idrogeno verde, che secondo me è una delle più grandi risorse che potremo potenzialmente avere per sostentarci. E secondo me, per quanto riguarda anche appunto il fatto delle industrie rigenerative, il settore agricolo potrebbe rappresentare la vera chiave di volta per avere un futuro migliore, perché tramite il settore agricolo si può innescare questo meccanismo di rigenerazione e di riutilizzo che può portarci ad avere meno emissioni e meno inquinamento in generale. Di conseguenza energia e agricoltura sono proprio Chiavi per il futuro. le chiavi per il futuro. Ecco il nostro impegno per il futuro.